Come avete capito dal titolo, il nero è meglio. Eccoci cari amici, benvenuti nel canale Hippocamper. Oggi parleremo di un argomento molto interessante perché parliamo di piedini autolivellanti. Ne abbiamo già trattato, i piedini sono piedini autolivellanti elettromeccanici della Tesa, si chiamano Autolift, li abbiamo installati su una macchina. Ci sono due novità: faremo la prima parte relativa alla spiegazione precisa del piedino, abbastanza, diciamo, spiegando gli switch del piedino e il suo funzionamento. Poi lo andremo a installare nella seconda parte in un camper che in realtà in questo caso è un Ford trazione anteriore, nuovo tipo, quindi diciamo con degli steffaggi completamente diversi. Il funzionamento è lo stesso, lo vedremo nell'ultima parte, anche se lo abbiamo già visto, però ecco, il fatto che la novità principale è che sono neri, hanno questa bellissima colorazione nera, mi ha dato l'opportunità e la possibilità, diciamo, di portarvi sul canale un nuovo video relativo a questa tipologia di piedini. Prima di fare ciò però, come al solito, iscrivetevi al canale, mettete un like sui video che vi piacciono, condividetelo con i vostri amici se ritenete che gli argomenti siano interessanti e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo. Allora, vediamo come è fatto il piedino. Il piedino, come vedete, ha un motore laterale e ha la parte di estensione accanto. Vedete qua sopra c'è praticamente il motore che viene collegato attraverso, qui c'è praticamente sostanzialmente una catena con una vite senza fine che fa in modo che il piedino nel suo movimento possa estendersi. Nel lato opposto c'è una molla che serve per evitare che il piedino, quando è reclinato, tenda ad abbassarsi. Dall'altro lato non c'è nulla. Adesso la cosa interessante però è la parte inferiore. Innanzitutto, come sapete, il funzionamento del piedino elettromeccanico è un funzionamento in due step. Il primo si posiziona dalla posizione di riposo, che sarebbe la posizione, adesso ve la faccio vedere, che sarebbe questa. Eccola, il piedino si trova in questa posizione quando è riposto indietro o in avanti in funzione della tipologia di installazione. Poi il primo tratto è quello di mettersi verticale, il primo movimento è quello di mettersi verticale in questa posizione. Nel mettersi verticale, in realtà, questa corsa che c'è aumenta un pochino, quindi il piedino scenderà di un paio di centimetri. E questo è importante saperlo, perché poi quando andremo ad calibrare l'altezza dovremo lasciare circa 4 cm per evitare che il piedino, nella sua fase, nel suo primo movimento di rotazione, strusci nella parte inferiore, non permettendo quindi una corretta estensione e quindi il relativo possibilità di alzare correttamente, ok? Perché se il piedino non si trova in posizione verticale non lo possiamo utilizzare. Andiamo ad analizzare adesso qual è la logica di funzionamento, è quello che mi premeva di mettere in evidenza in questo video. Allora, la cosa importantissima è tutta questa parte che vedete qua. Nella mia parte destra, vostra parte sinistra, esistono, allora, il negativo, che è la massa di potenza. Sono 4 collegamenti. La massa di potenza, qui abbiamo il positivo, poi abbiamo questi due bulloni con questi due cavi che servono per dare le informazioni di piedino chiuso e di piedino completamente esteso in posizione verticale. Queste due informazioni vengono date da questi due switch. Uno è questo, ve lo faccio vedere qui, eccolo, questo. Vedete? E l'altro è quest'altro. Allora, in caso di piedino completamente reclinato, questo switch verrà premuto e darà l'informazione, quindi questo piano andrà a contatto con questo switch, che tra l'altro è regolabile perché noi abbiamo un grano, questo grano qui, che possiamo regolare, e più è avvitato, quindi più sta all'interno, più questo grano esce poco e maggiore è l'inclinazione del piedino, più è orizzontale il piedino, quindi più lui stacca dopo il piedino come movimento. L'altro invece è quest'altro switch che mediante questa molla viene premuto sempre
verso il basso fino a quando il piedino nel suo movimento e si mette in posizione verticale prosegue la parte in basso la sua corsa e tende a staccare questo switch. Vedete qua? Quindi si troverà compresso, piano piano si allenta la pressione e sgancia lo switch e quindi dà l'informazione alla centralina che il piedino è in posizione verticale. Quando lo switch dà questa informazione la centralina ci permette di poter azionare il dispositivo sia in funzione manuale che in automatica. Mi raccomando comunque di controllare prima di azionare i piedini che il piedino stesso, tutti e 4 i piedini si trovano in posizione verticale in modo da garantire il corretto funzionamento, anche perché può capitare che se il terreno non è perfettamente piano il piedino non riesce a mettersi in posizione verticale e quando voi lo andate a utilizzare spinge in maniera trasversale non garantendo un corretto funzionamento e potrebbe anche diventare pericoloso, quindi mi raccomando controllatelo prima. Questo è il piedino nero, sicuramente è molto più bello, molto più non solo elegante ma anche si adatta meglio secondo me al veicolo. Io ce l'ho chiaro, sarò costretto a sostituirlo. Questo è quanto per quanto riguarda il funzionamento del piedino. Adesso andiamo di là e facciamo in officina l'installazione su un Transit ruota anteriore nuovo tipo. Eccoci qua sotto il camper, adesso andiamo ad aprire il pacco, in realtà io l'ho già aperto, con le staffe. Abbiamo 2 staffe fatte in questa maniera, una a destra logicamente scritto right and left, adesso vi faccio vedere dove metterle, comunque vanno nella parte anteriore ovviamente. Nel caso di AD Blue viene utilizzato anche un bullone che ci viene fornito per la staffa di supporto dell'AD Blue e queste invece sono le posteriori, perché vanno dietro la ruota, vi farò vedere come. Iniziamo sicuramente con le anteriori, ci serve un po' di chiavi, la 19, la 22, ci serve la 17, una chiave a cricchetto così, un cacciavite, insomma mi sono portato un po' di chiavi che mi saranno sicuramente utili, anche questi che sono particolarmente interessanti, queste brucole che possono essere utilizzate con il cricchetto. Quindi partiamo con la staffa anteriore destra.
in una superficie piana, possibilmente al centro del veicolo perché così è più comodo. Fuoriescono 6 tubi corrugati, che 2 dei quali vanno all'interno, gli altri 4 invece sono i comandi dei piedini. All'interno di ogni comando, ognuno logicamente va a un piedino diverso, sono presenti, come vi ho fatto vedere all'inizio, un positivo e un negativo che sono i cavi di potenza, e poi i 2 cavi purple, quindi viola e bianco, per l'indicazione degli switch. Gli altri 2 cavi invece sono uno del comando e l'altro dell'alimentazione. Sono questi qua, eccolo qua, uno è il comando, l'altro è l'alimentazione. Considerate che all'interno del comando c'è anche il cavo per il DPU, ovvero l'indicazione che stiamo accendendo il motore, e quindi motore acceso, in modo che la centralina capisce che se i piedini si trovano in posizione verticale o comunque non in posizione di marcia, comunque ci fornisce un allarme mediante il pannellino di controllo. Quindi adesso fissiamo la centralina, abbiamo individuato questa come posizione centrale, che è perfetta, e poi passiamo con i cavi, ciascuno per ogni rispettivo piedino. Sotto al camper abbiamo terminato per la parte meccanica, abbiamo passato i cavi all'interno, quindi in realtà teoricamente potremo terminare la parte superiore, ma dobbiamo fare 2 cose ancora. Allora, innanzitutto regolare la posizione della fine corsa, diciamo, in posizione di riposo, quindi la posizione orizzontale. Questo si fa mediante lo switch che vi avevo fatto vedere prima. Io già un pochino lo conosco, quindi più o meno credo che la posizione orizzontale possa essere data da, ecco, una lunghezza di circa 1 centimetro, forse un pochino meno di 1 centimetro, ma adesso vediamo. Questo va fatto per tutti i 4 piedini. Inoltre bisognerà tirare giù il camper, verificare qual è la distanza che c'è tra la base del piedino e il terreno, e fare in modo che questa distanza non superi, anzi non sia inferiore ai 4 cm più o meno. Se è superiore, come sicuramente lo sarà, io ho già verificato nei piedini posteriori, bisognerà aggiungere tra il piattello e lo stelo praticamente degli anelli a sezione quadrata, che ne aumenteranno l'escursione, in modo che quando il piedino dalla posizione orizzontale si mette in posizione verticale rimanga, prima di toccare il terreno, circa 4 cm per diciamo, l'area fisiologica per gestire la rotazione del piedino stesso. Quindi ora colleghiamo positivo, negativo e la centralina e facciamo questo lavoro. Allora, accendiamo il dispositivo. Come vedete abbiamo collegato direttamente alla corrente, un po' alla garibaldina, diciamo. Allora, l'unica possibilità è quella del get up, quindi andiamo sul get up. Ok, lui sente che il dispositivo non è completamente chiuso e ci dà la possibilità di scegliere se è automatico, manuale o get up. Noi dobbiamo chiuderli. Proviamo a chiuderli adesso e vediamo fin dove arrivano. Ho regolato principalmente il primo, quindi sicuramente gli altri arriveranno con un'inclinazione modesta. Infatti, come vedete, questo è già perfetto. Eccolo qua, è veramente in posizione orizzontale, quindi siamo già a posto, non ci resta che stringere nuovamente la ghiera. Gli altri invece stanno con un'inclinazione di una ventina di gradi, quindi facciamo la stessa cosa. Tiriamo innanzitutto, li tiriamo nuovamente giù. Come vedete questa dimensione aumenta, eccola, vedete? La dimensione tende a aumentare fino a una posizione verticale, e questo succede per tutti quanti. Ok,
Adesso questa cosa la faccio per tutti gli altri 4, mi assicuro che, eccolo qui, sia ben stretto. Lo switch deve fuoriuscire di circa 1 centimetro, gli diamo magari un pochino un giro di più in modo da dargli un'inclinazione poco verso il basso e non perfettamente orizzontale. Ok, facciamo la stessa cosa per gli altri. Registrazione effettuata, ora possiamo tirare giù il camper e andiamo a stabilire quant'è la distanza che c'è tra la base del piedino e la terra e la portiamo a 4 cm. Eccoci con il camper in posizione di riposo, diciamo, in posizione bassa, andiamo a misurare la distanza che è precisamente 15, quindi dobbiamo aggiungere 11 spessori, 11 di spessori, e noi abbiamo questa tipologia, ovvero abbiamo spessori da 2, da 4, da 1 e anche questo da 2. Sicuramente dovremo mettere uno da 2, quindi da 11, 1 da 2, 2 da 4 e 1 da 1. Quindi adesso tiriamo di nuovo sul camper in modo che lavoriamo un pochino più comodi e facciamo questo lavoro, inseriamo gli spessori e poi vedrete che non c'è problema. La stessa cosa la vado a misurare davanti, adesso non ve la faccio vedere, ma probabilmente là dovremo mettere un paio di spessori da 1 da 4 e 1 da 2 e siamo a posto. Questo spessore, che è quello con il bicchierino, serve a far centrare la molla e va messo all'inizio. Piccolo intervento, vi faccio vedere una cosa, questo è il punto in cui il piedino si mette in posizione verticale e si ferma. L'informazione che il piedino è in posizione verticale viene data da quello switch con la molla che vi dicevo, eccolo qua, è questo qui. La sua posizione è determinata proprio dal distacco dello switch. Alla successiva pressione di manuale o automatico, il piedino scenderà, toccherà la superficie fino a quando la pressione è circa intorno ai 100 kg. Questo significa che c'è un sensore di carico che gestisce la posizione, quindi sente il peso del veicolo, quindi è sicuro che il contatto con il terreno è avvenuto. Tramite la successiva pressione di manuale o automatico poi logicamente possiamo definire il modo di funzionamento, quindi se azionare noi i piedini 2 per volta oppure se lasciare fare tutto al sistema e in posizione automatica lui porta in autolivellamento. Ed eccoci qui cari amici, abbiamo collegato la batteria, passato il cavo del comando, lo abbiamo installato su questo supportino che mi sono stampato in modo che non dobbiamo fare degli scassi troppo eccessivi. Devo dire che ritengo sia un'ottima soluzione. Adesso pensiamo alla prima accensione, quindi per accendere il dispositivo come al solito avete questi pulsanti che conoscete perfettamente, almeno spero. Se non li conoscete andate a guardare i video precedenti. Pulsante in alto a sinistra che ci aziona il dispositivo, ci dà la possibilità, ovviamente si accende solamente il LED verde in alto a destra dell'attivazione, attiviamo il dispositivo. I piedini a questo punto si mettono in posizione verticale fino a battuta.
Questo è il punto in cui dobbiamo scegliere se far lavorare il piedino in manuale o in automatico. Visto che è la prima accensione, dobbiamo necessariamente, come prima cosa, cercare il piano, il piano orizzontale, e quindi dobbiamo necessariamente andare in manuale. Pulsante centrale, i piedini toccano terra fino a quando la loro pressione su ciascun piedino è circa 100 kg. Dopodiché si fermano e attendono le nostre informazioni, ovvero, eccolo qui che si sta piano piano alzando, ci dà la possibilità logicamente, ok, di, come vedete, alzare o i due anteriori o i due laterali destri, sinistri o i due posteriori. Noi ci siamo dotati della nostra livella che, come vedete, si trova praticamente puntata un pochino verso, dice che il veicolo è puntato un pochino verso avanti, quindi a questo punto azioniamo i due anteriori, eccoli qui, ecco qui. A questo punto i due anteriori hanno portato la parte anteriore, l'asse longitudinale in piano. Proviamo adesso a girare a 90 gradi, dobbiamo alzare i due laterali sinistri per rimetterlo. Ok, perfetto. Questo crediamo sia il piano di riferimento. A questo punto si spegne la centralina, la procedura ve l'ho fatta vedere diverse volte, si riaccende la centralina e si tengono premuti i tre pulsanti auto, manuale e get up. Quindi accendiamo la centralina, teniamo premute fino a quando sente beep. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfetto, possiamo rilasciare. A questo punto il veicolo ha memorizzato, quindi il dispositivo ha memorizzato il suo piano orizzontale, e possiamo ritornare indietro premendo il pulsante get up. Torniamo indietro in posizione di riposo e faremo l'autolivellamento in maniera veramente molto semplice. A questo punto è abilitato il pulsante autolivellamento. Attendiamo che i piedini vengano ritirati completamente e rimangano in posizione verticale. Piedini in posizione orizzontale, la centralina lampeggia, ci dà la possibilità di premere o auto o manuale oppure get up. Andiamo ovviamente su auto a questo punto. Non ci resta che attendere il livellamento del veicolo. Come vedete, il LED centrale si è acceso. Questo sta a indicare che il veicolo è completamente livellato. Ok? Questa è la procedura corretta per il livellamento del veicolo. A questo punto possiamo tranquillamente ritirare dentro i piedini premendo il pulsante get up. Eccolo qui. I piedini si mettono in posizione di riposo e noi possiamo tranquillamente riprendere il nostro cammino. Logicamente, nel caso in cui dovessimo accendere il motore e i piedini si trovassero in posizione, diciamo, non di riposo, il di più del motore, quindi il segnale che il motore è in moto, direbbe alla centralina di attenzione get up, ok? Nel caso in cui i piedini non si trovassero nella posizione di marcia, ovviamente il segnale del motore acceso, quindi il di più, manderebbe in allarme la centralina, dando l'indicazione che dobbiamo chiaramente stare attenti per non incorrere in problematiche veramente gravi. È capitato, ve lo posso assicurare, insomma. Quindi è importante che questa centralina si metta in un punto visibile e facilmente sentibile. Per oggi credo sia tutto. Vi volevo far vedere semplicemente un dispositivo che già conoscete. La cosa veramente interessante, che in realtà è banale, ma la loro verniciatura nera rende veramente questo prodotto molto molto più accattivante. A me piace particolarmente, quindi ve l'ho voluto portare sul canale. Sinceramente sono tentato anch'io di sostituirli, perché neri sono veramente molto molto più belli.
Se avete qualsiasi domanda chiaramente fatela nei commenti, se è qualcosa di un pochino più strutturato mandate un'email o chiamateci, non abbiate paura di chiamarci direttamente in sede in modo che possiamo parlare in maniera un pochino più approfondita delle eventuali problematiche che voi avete, dei eventuali dubbi che vi vengano in mente. Quindi per oggi è tutto, se vi è piaciuto il video mettete un like e iscrivetevi al canale, condividetelo con i vostri amici se ritenete sia un contenuto interessante e attivate la campanella per ricevere le notifiche degli ulteriori video che caricheremo come al solito. Ci vediamo alla prossima.